Per chi di voi non fosse appassionato di cinematografia o per chi dovesse aver vissuto su Marte negli ultimi 38 anni, quello che avete appena visto è il monologo finale di un film del regista americano Ridley Scott del 1982, peraltro mio anno di nascita, un film che è stato in grado di trascendere tempo e spazio e differenze generazionali e divenire un pilastro della cultura pop mondiale. Blade Runner. Blade Runner è un film che rimane nel mondo non perché il regista era bravissimo o gli attori ancora più eccezionali, abbiamo visto Rutger Hauer, ma perché tutte le volte che lo vediamo ci sentiamo un pochino male. È una sorta di disagio che sentiamo distintamente e di cui tuttavia non possiamo fare a meno perché origina da una domanda che risuona in ognuno di noi. Una domanda che è in grado di mettere in discussione tutto ciò che sappiamo o pensiamo di sapere sull'esistenza. E questa domanda è: ma gli androidi sognano pecore elettriche? Lo so, per molti di voi questa domanda è totalmente priva di senso, però Do Androids Dream of Electric Sheep è il titolo del romanzo dell'autore americano Philip K. Dick che dà origine al mito di Blade Runner. Dick percorre gli stessi passi di autori come Isaac Asimov, ma prende la letteratura sci-fi e la porta a nuovi orizzonti postmoderni, postumani e postumanistici. Essenzialmente Dick crea il movimento cyberpunk, un universo distopico in cui la grande evoluzione tecnologica ridefinisce le dinamiche e le gerarchie sociali, in cui la tecnologia mette in discussione essenzialmente il ruolo dell'uomo al centro del mondo, il nostro umanesimo. L'umanesimo, appunto, è quella prospettiva per cui l'uomo si sostituisce a Dio rifiutandolo e diventa centro del tutto grazie alla sua capacità di logica, al suo intelletto e alla sua capacità di empatizzare con ciò che ci circonda. Nel suo libro e nel film Blade Runner, il regista e l'autore ci chiedono: ma cosa c'è di così particolare nell'uomo da porlo al centro del tutto? Dick ci presenta un futuro oscuro e senza sole, dove piove sempre come unico rimedio per contrastare l'insostenibile inquinamento atmosferico, in cui uomini e androidi convivono, in cui l'egemonia culturale, politica è asiatica. In questo mondo l'intelligenza artificiale ha sostituito l'elettricità alla base di una nuova rivoluzione economica e sociale e l'uomo compie, grazie alla tecnologia, un ulteriore slittamento nel suo ruolo del tutto. Dopo essersi sostituito a Dio, diviene egli stesso Dio e creatore di una genia di esseri artificiali, gli androidi appunto, costruiti e creati a propria immagine e somiglianza con lo scopo di superare la limitatezza dell'uomo. Gli androidi sono più belli, più intelligenti, più forti degli uomini, ma l'uomo deve comunque conservare il proprio centro nel mondo. E quindi li crea con una vita molto molto breve, con la giustificazione che la fiamma che brilla al doppio della luminosità brucia in metà tempo. Alcuni androidi però si ribellano e decidono di mischiarsi agli uomini per cercare di incontrare il proprio creatore, per chiedere di vivere un pochettino in più. Si rende quindi necessaria chiedere quale sia la differenza tra uomini e androidi. La domanda dell'autore diventa ancora più evidente. Cos'è che ci differenzia? Cos'è che ci dà il diritto di porci comunque al centro del mondo, soprattutto adesso che logica, intelletto e forza fisica sono degli androidi? La risposta è il Voigtkampf test, un test del tutto fittizio che serve per determinare se un soggetto esaminato è in grado di provare empatia con ciò che lo circonda. L'empatia quindi diventa ciò che realmente ci distingue. È una sorta di upgrade del cogito ergo sum cartesiano, penso quindi sono, che è sostituito dal I feel, therefore I am. Io sento, quindi sono umano e degno di vivere. E non è un caso che il nome del protagonista Rick Deckard, sia una trasposizione letterale di René Descartes, cioè di Cartesio. La cosa incredibile all'interno del film e del libro è che a un certo punto, considerando che gli androidi riescono a provare empatia, avete visto Roy salva Rick, alla fine noi ci troviamo a empatizzare con gli androidi e quasi a desiderare che come noi ci siamo sostituiti a Dio, loro si sostituiscano a noi, che siamo il loro Dio. Perché vi ho raccontato questa storia e perché adesso?
Perché nonostante manchino ancora insomma, un po' di anni alla realizzarsi di questo tipo di futuro, la traiettoria verso cui sembriamo essere direzionati sembra abbastanza segnata. Consideriamo una legge fondamentale dell'Information Communication Technology, la legge di Moore. La legge di Moore dice che ogni 2 anni la capacità computazionale delle macchine raddoppia. In una società che si basa così endemicamente sulla tecnologia, se ogni 2 anni la capacità computazionale delle macchine raddoppia, la distanza che ci separa dal nostro futuro ogni 2 anni dimezza. La realtà è che l'intelligenza artificiale si sta già sostituendo l'elettricità e presto noi dovremmo shiftare da una programmazione per un profitto alla creazione per un valore. Facciamo un passo indietro. Quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale probabilmente pensiamo a un computer che gioca a scacchi e batte il campione del mondo di scacchi. Quel computer era Big Blue di IBM, quel campione del mondo di scacchi era Garry Kasparov e l'anno era il 1997. Che in ere tecnologiche è come dire la preistoria. Vediamo cosa succede o cosa è successo in questi ultimi annetti. Nel 2016 un algoritmo di intelligenza artificiale sconfigge il campione del mondo di Go, che è il gioco considerato l'epitome dell'intelletto umano, 1 trilione di combinazioni superiore al gioco di scacchi, per cui 1 trilione di volte più difficile del gioco di scacchi. Questo algoritmo gioca contro se stesso per un paio d'ore, va contro il campione del mondo e lo batte utilizzando delle tecniche assolutamente incomprensibili a noi. Nel 2016, nel 2016 recuperiamo la parità uomo-macchina, cioè la macchina riesce a riconoscere gli oggetti altrettanto bene rispetto agli uomini. Nel 2017 la voice recognition, le macchine comprendono la voce esattamente come noi, questo nel 2017, 3 anni fa. Nel 2018 hanno la stessa accuratezza nel rispondere alle domande. Nel 2019 riescono a tradurre tutti i migliaia di dialetti del cinese in inglese altrettanto bene. Quindi mi sembra logico che la logica, appunto, e l'intelletto siano stati matchati o almeno addirittura in alcuni casi superati. Cosa resta agli uomini? L'arte, ovviamente. Vero Chiara? Chi è la poetessa più seguita del mondo oggi? La poetessa più seguita del mondo, con oltre 700 milioni di lettori, è Xiao Ice, un'intelligenza d'algoritmo artificiale di Microsoft, che non solo scrive, ma conduce 7 programmi televisivi e canta anche delle canzoni. Un altro bellissimo progetto, sempre per te Chiara, è il The Next Rembrandt Project, che nel 2017 ha visto un'intelligenza artificiale, sempre di Microsoft, studiare tutti i capolavori di Rembrandt in modo approfondito. Poi l'hanno collegato ad una stampante 3D e da solo, l'abbiamo lasciato libero di esprimersi, ha creato un nuovo dipinto. Un nuovo dipinto che tutti gli esperti del mondo di Rembrandt avrebbero attribuito al grande pittore fiammingo. Ovviamente oggi sapete che il 95% del valore di tutto ciò che noi consideriamo di valore, il valore viene attribuito su praticamente un'operazione semantica, il riconoscimento di un simbolo e l'attribuzione di un significato che è fatta da un uomo. La verità, by the way, cosa è successo a quel quadro non l'abbiamo mai saputo, però insomma c'è da qualche parte. La verità è che l'intelligenza artificiale si sta già, come abbiamo detto, sostituendo l'elettricità. E come negli anni 60 e 70 le catene di montaggio sono state automatizzate, i nostri lavori, o parte dei nostri lavori, però i più spersonalizzanti, verranno automatizzati. Queste sono le richieste, no, di intelligenza artificiale. Quindi ci troviamo a chiedere cosa è il nostro posto nel mondo, qual è, cosa ci determina al centro del mondo. Ancora una volta la nostra empatia determinerà il nostro posto, il tipo di futuro, è utopico, distopico, magari più giusto. La verità è che in questo momento abbiamo la possibilità di correggere gli errori attraverso l'empatia, di capire la creazione per un valore, verso quale valore creare. Ma come sta la nostra empatia ultimamente? Facciamo un piccolo esperimento. Iniziamo a pensare di avere un algoritmo di intelligenza artificiale e gli diciamo: abbiamo un'azienda, assumimi i migliori professionisti in assoluto, e gli diamo tutti i dati di tutte le aziende del mondo, della storia dell'economia, con tutti i dati di tutti i professionisti del mondo, della storia dell'economia.
Visto che l'intelligenza artificiale e la qualità dell'output dipende dal valore del dato e dalla bontà del dato, quello che oggi questa intelligenza artificiale produrrebbe è un uomo di 40 anni bianco. Perché ovviamente nella storia siamo soggetti a un sacco di preconcetti, di discriminazioni, di pay gap. Quindi vi chiedo com'è il nostro stato empatico in questo momento? Il nostro sostegno sovranista oggi è a 2 punti percentuali sotto quello che era nel 1939. Vi ricorda qualcosa? Il 1939? Qual è il percorso su cui ci muoviamo? Siamo un mondo che costruisce muri, che li aiuta a casa loro, che li lascia sui barconi del Mediterraneo, che mette prima gli italiani, prima gli americani, prima gli inglesi. Siamo un mondo molto distopico, quindi il futuro non può che essere distopico. E la cosa perversa è che abbiamo smesso di creare e di cercare empaticamente un valore, ma cerchiamo di confermare i nostri bias, come se fosse Juventus-Inter, una cosa di puro tifo, di puro credo. Le fake news sono all'esplosione e questo non è un piccolissimo dettaglio. Questo corrisponde ad un'impennata degli hate crime, della discriminazione. E questo è il futuro che vogliamo? Stephen Hawking ci dice che siamo sul rischio di distruggere la nostra razza umana, la nostra umanità, a causa della nostra avidità e della nostra stupidità. Quindi siamo fregati e prima o poi verremo sostituiti dalle macchine. No, perché c'è anche chi fortunatamente la pensa in modo diverso e fa in modo diverso. Qualcuno prima ha detto per essere bisogna fare, no? Sono assolutamente d'accordo, bias to action. Un esempio è Microsoft, che è anche il motivo per cui io sono entrato in Microsoft, cioè la visione umanistica della tecnologia e dell'intelligenza artificiale usata per dare più potere, to empower other people, a superare le limitazioni, a superare le discriminazioni. Ve ne do un esempio. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. È un nostro collega, One of the things ipovedente, that's most useful about the app is grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale riesce a vedere, non ha bisogno di qualcuno che lo accompagni nelle sale riunioni, riesce a leggere i menu, riesce a vedere davanti a te c'è una platea di gente che ti guarda e dice ma questo da dove viene? Oppure dice no, sì, effettivamente interessante. Questo è un utilizzo to empower people, questo è un utilizzo to make the wrong right, come dicono in America, no? Per correggere gli errori. Questo è qualcosa per cui che vale la pena esplorare e che ci rende tutti migliori. Un altro esempio è l'Inner Eye Project, un AI algoritmo che è stato fatto col tumore all'occhio, col tumore al seno, col tumore al pancreas, che aumenta del 95% la capacità, e in alcuni casi del 99%, di diagnosticare correttamente una massa tumorale. Ovviamente non sto assolutamente suggerendo che questa cosa, che l'intelligenza artificiale debba sostituirsi ai medici. Non è assolutamente così. Però per quanto riguarda l'image matching, recognition, sicuramente questo è più preciso. Quindi liberando il medico, le sue capacità cognitive, almeno una parte di questo peso, oggi il medico può occuparsi di quello che è più importante, cioè la gestione del paziente, la gestione della persona che ha davanti. Questo è solo uno dei tantissimi esempi che esistono, degli esempi virtuosi. Però essenzialmente la domanda che vi faccio è che dipende da noi, insomma, quello che vorrei che capissimo, dipende solo da noi. E quindi vi chiedo, ma sarà il caso che anche noi iniziamo a sognare pecore elettriche? Grazie.